La prima funzione che vediamo è scansione auto. Che significa? Significa che durante questa scansione noi non possiamo stoppare lo strumento, ma farà lui un rilievo completo in automatico, un giro completo. Quindi c'è la scansione completa a 360 gradi. Nel momento in cui l'attivo, vedi, lo strumento si sta calibrando perché riconosce un po' il suo orientamento, fa un giro, diciamo, iniziale di calibrazione. Dopodiché, se segui di fronte, il laser è già partito e è partito per eseguire una scansione a 360 gradi, tutto intorno. Ok? Questa scansione, come vedi, ci dà in tempo reale, se guardi sull'app, ci dà in tempo reale quello che sta accadendo e quello che sta rilevando. Come vedremo successivamente, durante la fase di scansione possiamo aumentare il passo. Per esempio, se io faccio più 4, il passo aumenta e lo scanner comincia ad andare più veloce, cioè salta 3 punti, fa un punto ogni 4. In questo modo va più veloce. Più 4, più 10, più 1, posso aumentare diciamo a mio piacimento e leggo in questa posizione passo 5 dove sono arrivato. Vedi, se aumento passo 4, vedi passa più 4, quindi da 5 è passato a 9 e quindi lo scanner continua a lavorare saltando, diciamo, una serie di punti, facendo un punto ogni 9, sempre fornendomi in tempo reale sull'app cosa sta rilevando. Per esempio, adesso che vai in una zona di dettaglio, io passo immediatamente a passo 1. Segui lo scanner, vedi che in questo modo mi fa il massimo della risoluzione, il massimo del dettaglio. Nel momento in cui termino questa scansione, chiamiamola automatica a 360 gradi, mi si propone il salvataggio. Quindi io posso salvare, dare un nome al file, qui, prova 1, ok? E dico ok. Nel momento in cui mi salva il file, mi viene anche richiesto se voglio inviare questo file. Conviene inviarlo, quindi condividerlo. Ancora nella scansione auto troviamo una seconda funzione di scansione semplice, chiamiamola così, che si chiama scansione parziale. Cosa ci consente di fare la scansione parziale? Ci consente di posizionare un punto di inizio e un punto di fine del nostro rilievo e dopodiché lo scanner si avvierà e lavorerà solo in quel range che abbiamo stabilito. Per esempio, se guardiamo il puntatore avanti, io lo sposto fino, non lo so, all'inizio di questa colonna, di questo pilastro, ecco, e vedete che qui mi si è spostato il segno di partenza e l'ho imposto qui come angolo iniziale, diventa rosso. Dopodiché posso spostare il puntatore nel punto finale, ma lo posso fare sia premendo, diciamo, sui tassi di movimento, ma anche direttamente sul cerchio degli angoli. Quindi potrei anche fare in questo modo e lui automaticamente si sposta in funzione dell'angolo che ho stabilito qui. Non mi piace, torno un po' indietro, allora per esempio lo posiziono qui, lo scanner si andrà a posizionare nella nuova posizione che ho stabilito col dito. Se questo punto lo definisco come angolo finale, diventa rosso, e nel momento in cui avvierò la scansione parziale, col tasto scansione parziale, lo scanner si andrà a spostare sul punto iniziale e inizia a scannerizzare fino al punto finale. Anche in questo caso ho la possibilità di cambiare il passo durante la scansione. E anche in questo caso tutto ciò che viene rilevato appare in tempo reale sulla nostra app. Diciamo queste due scansioni che abbiamo appena visto sono poco utilizzate, diciamo andrebbero utilizzate da chi ha pochissime competenze di rilievo e vuole effettuare una misura di un certo ambiente, perché è la modalità più semplice e senza opzioni.